Qual è il senso della nostra esistenza? Qual è il significato dell'esistenza di tutti gli esseri viventi? Il saper rispondere a una siffatta domanda significa avere sentimenti religiosi. Voi direte, ma ha dunque un senso porre questa domanda? Io vi rispondo, chiunque crede che la sua propria vita e quella dei suoi simili sia priva di significato è non soltanto infelice, ma appena capace di vivere. Ognuno di noi è su questa terra per una breve visita. Non sappiamo il perché, ma spesso crediamo di saperlo. Non si riflette profondamente e ci si limita a considerare un aspetto della vita quotidiana. Siamo qui per gli altri uomini, anzitutto per coloro dal cui sorriso e dal cui benessere dipende la nostra felicità. Ecco il mio costante pensiero di ogni giorno. La vita esteriore ed interiore dipende dal lavoro dei contemporanei e soprattutto da quello dei predecessori. Io devo sforzarmi di dar loro in egual misura ciò che ancora ricevo. Sento il bisogno di condurre una vita semplice e ho spesso la penosa consapevolezza di chiedere all'attività dei miei simili più di quanto non sia necessario. Mi rendo conto che le differenze di classe sociale non sono giustificate e che in fin dei conti trovano il loro fondamento nella violenza, ma credo anche che una vita modesta sia adatta a chiunque, per il corpo e per lo spirito. Se consideriamo la nostra esistenza e i nostri sforzi, rileviamo subito che tutte le nostre azioni e i nostri desideri sono legati all'esistenza degli altri uomini e che per la nostra stessa natura siamo simili agli animali che vivono in comunità. Ci nutriamo di alimenti prodotti da altri uomini, portiamo abiti fatti da altri, abitiamo case costruite dal lavoro altrui. La maggior parte di quanto sappiamo e crediamo ci è stata insegnata da altri per mezzo di una lingua che altri hanno creato. Ciò che è e ciò che rappresenta l'individuo non lo è in quanto individuo, ma in quanto membro di una grande società umana che guida il suo essere materiale e morale dalla nascita fino alla morte. Da un punto di vista obiettivo, preoccuparsi del senso o del fine della nostra esistenza e di quella delle altre creature mi è sempre parso assolutamente vuoto di significato. Ciò nonostante, ogni uomo è legato ad alcuni ideali che gli servono da guida nell'azione e nel pensiero. In questo senso il benessere e la felicità non mi sono mai apparsi come la meta assoluta. Gli ideali che hanno illuminato la mia strada e mi hanno dato costantemente un coraggio gagliardo sono stati il bene, la bellezza e la verità. Senza la coscienza di essere in armonia con coloro che condividono le mie convinzioni, senza l'affannosa ricerca del giusto, eternamente inafferrabile, del dominio dell'arte e della ricerca scientifica, la mia vita mi sarebbe parsa assolutamente vuota. Fin dai miei anni giovanili ho sempre considerato spregevoli le mete volgari alle quali l'umanità indirizza i suoi sforzi. Il possesso di beni, il successo apparente e il lusso. In linea di principio è giusto dare solenne testimonianza d'affetto a coloro che hanno contribuito maggiormente a nobilitare gli uomini. Ma se si vuole anche indagare sulla natura di essi, allora si incontrano notevoli difficoltà. Per quanto riguarda i capi politici e anche religiosi, è spesso molto difficile stabilire se costoro hanno fatto più bene che male. Di conseguenza credo sinceramente che indirizzare gli uomini alla cultura di nobili discipline e poi indirettamente elevarli sia il servizio migliore che possa rendere all'umanità. Questo metodo trova conferma in primo luogo nei cultori delle lettere, della filosofia e delle arti, ma anche dopo di essi negli scienziati. È vero, non sono i risultati delle loro ricerche che elevano e arricchiscono moralmente gli uomini, ma è il loro sforzo per capire. Il vero valore di un uomo si determina esaminando in quale misura e in che senso egli è giunto a liberarsi dall'io.
In definitiva, la più bella sensazione e il lato misterioso della vita è il sentimento profondo che si trova sempre nella culla dell'arte e della scienza pura. Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è, per così dire, morto. I suoi occhi sono spenti. L'impressione del misterioso, sia pure misto a timore, ha suscitato, tra l'altro, la religione. Sapere che esiste qualcosa di impenetrabile e conoscere le manifestazioni dell'intelletto più profondo e della bellezza più luminosa che sono accessibili alla nostra ragione solo nelle forme più primitive. Questa conoscenza e questo sentimento sono la vera devozione. In questo senso, e soltanto in questo senso, io sono fra gli uomini più profondamente religiosi.